Allora, buongiorno a tutti, oggi siamo nella zona di Treviso e finalmente a visitare una delle aziende con le quali collaboro da un bel po' di tempo, Nonno Andrea. Oggi è stato veramente un incontro emozionante, con noi abbiamo qui il responsabile dell'azienda che grazie per dedicarci del tempo e per darci la possibilità di farti qualche domanda. Sappiamo che la vostra azienda lavora in maniera molto sostenibile, l'impatto ambientale quindi interessante e il rivolto però a una sostenibilità non solo intesa come appunto cura del prodotto, ma anche come aiuto verso le persone che ne hanno bisogno. Raccontaci un po' in che cosa consiste questo vostro progetto. Intanto buongiorno a tutti, io sono Enrico, mi occupo della parte direzionale, di una parte direzionale dell'azienda. Un'azienda fantastica come quella di Nonno Andrea, che si è venuta a creare ancora nel 1989 sotto forma di agriturismo. Ha mostrato tutte quelle che sono state le capacità culinarie della proprietà, che attualmente rimane la stessa, per poi trasformarsi nel 2000 in un'azienda che ha messo da parte la cucina e si è volta e si è dedicata solamente alla produzione agricola in campo. Da 6 ettari oggi possiamo vantare più di 60 ettari tra proprietà e affitto, che coltiviamo in maniera molto eterogenea, tra frutta e tra verdura. Ovviamente i prodotti principali siamo a Treviso, sono il radicchio rosso di Treviso per eccellenza, i radicchi, e l'asparago bianco, altro prodotto molto buono e molto caratteristico del territorio. L'azienda quindi ha avuto una trasformazione fino anche al 2015, anno particolare perché sono nati i primi prodotti trasformati, che sono quelli che anche voi, Elisa, certo, trattate e conoscete e che ci stanno permettendo di essere conosciuti sia in Italia che nel mondo. I prodotti trasformati sono dei vasi creati nella nostra cucina agricola e prodotti ogni giorno, quotidianamente, con la verdura stagionale che andiamo a raccogliere nei nostri campi. Si parlava di sostenibilità, giustamente la parola sostenibilità non riconduce solo a un aspetto green, quindi ecosostenibile, ma una sostenibilità tutto tondo che Nonno Andrea è riuscita a mettere a punto dallo scorso anno, grazie anche alla collaborazione, anzi grazie soprattutto alla collaborazione con la Onlus Oltre il Labirinto, una Onlus che sta creando un progetto per l'inclusione lavorativa dei ragazzi autistici e che con loro abbiamo studiato a puntino dei progetti su misura proprio per questi ragazzi nella parte di etichettatura di alcuni prodotti, come il primo tra questi è stata la nocciolata, una nocciolata al 51% di nocciole veramente squisita, e oggi, o meglio all'inizio di questa settimana, abbiamo appena lanciato il secondo prodotto di questo progetto di inclusione, che è l'aceto balsamico, sempre etichettato dai ragazzi della Onlus Oltre il Labirinto. Sostenibilità quindi sociale, ma sostenibilità anche ambientale. Nonno Andrea ha ottenuto la certificazione biologica dal 2016, poi ha avuto il periodo di conversione triennale. Oggi quindi una buona parte dei trasformati possiamo vantare il loghetto, la fogliolina del biologico, oltre anche alla certificazione Biodiversity Friend, una certificazione poco conosciuta ma molto particolare e molto interessante perché va a considerare la natura presente e la natura intesa come flora e fauna, quindi vegetazione ed animali e microrganismi presenti nel sottosuolo. Perché questo? Perché il biologico ti dice ok, quell'azienda non utilizza la chimica per trattare i propri terreni, quindi i propri terreni stanno bene, ma di fatto quanto stanno bene i nostri terreni? I nostri terreni ce lo garantisce la qualità e la salute dei nostri terreni, ce lo garantisce la certificazione Biodiversity Friend, perché ti permette di avere un risultato sull'indice di biodiversità della composizione organica del tuo terreno, quindi di animali e vegetali presenti nel sottosuolo. Superato una certa soglia ottieni la certificazione. Ecco che Nonno Andrea può vantare questi ottimi risultati e quindi questo ulteriore brand che va a collocare la qualità della materia prima e del trasformato ad un ottimo livello e quindi dare ulteriore garanzia a tutti i nostri consumatori, a tutti i nostri simpatizzanti. Bellissimo progetto, bellissima idea, direi. E un'altra cosa ti chiedo, le caratteristiche, la diversità che ha un prodotto biologico rispetto a un prodotto naturale, normale. Allora, rispetto a un prodotto normale possiamo dire che una persona, ovviamente assaggiando il prodotto,
se un prodotto è qualità e chilometro zero fa fatica a percepirlo, è proprio la qualità organolettica del prodotto in sé, cioè se la materia prima in campo non vengono utilizzate sostanze chimiche di alcun tipo, si va sia a proteggere il prodotto, si va sia a dare un'ulteriore qualità e un'ulteriore naturalità al prodotto, e sia si va a proteggere quello che è il territorio che sta attorno a questo prodotto e quindi a tutto l'ecosistema. Quindi sì, bisogna andare a valutare la maggior qualità intrinseca del prodotto, quindi le proprietà organolettiche presenti, ma sia il biologico deve essere inteso anche come protezione dell'ambiente, una maggior cura e tutela di quell'ambiente, perché possa permettere una miglior performance nella produzione dei prodotti, non in termini di quantità ma in termini di qualità. Bene. Altra curiosità, sempre intesa a livello di sostenibilità, per la coltivazione, utilizzate delle tecniche di coltivazione tradizionale? C'è una cura anche in questo o no? Allora, come tecniche di coltivazione si parte ritorniamo al punto precedente, Nonn'Andrea nasce nell'89 e comunque nasce dall'unione di due aziende agricole delle famiglia Manzani e Salvatori, che poi sono gli attuali proprietari. Quindi le tecniche sono tutte tecniche antiche, o meglio una cultura di produzione agricola che arriva dagli anni 60 e 70, quindi non c'è un approccio completamente innovativo e non radicato nella tradizione. L'innovazione c'è nei macchinari, in alcuni metodi che permettono di riuscire a ottimizzare i tempi magari e riuscire a trattare i terreni in maniera un po' più specifica, ma c'è una grande fetta, una grande sostanza di tradizione nella parte di trattamento dei terreni, che deriva proprio da questa esperienza maturata nel corso dei decenni dalla famiglia. Bene, molto bene. E quindi oltre a parlare di tradizione parliamo anche di futuro. Che cosa vi aspettate o auspicate per l'azienda Nonn'Andrea da qui a tra un po' di anni? Che cosa desiderate? Allora, l'azienda Nonn'Andrea sta crescendo negli anni e sta crescendo in maniera molto eterogenea. Si è partito, come dicevo, dal fresco, abbiamo inserito nel nostro punto vendita, che fa le varie a Villorba in via Campagnola può essere visitato, e abbiamo inserito nuove gamme prodotti come quella della quarta gamma dei prodotti tagliati in buste e conservati, che va molto per questa nuova tendenza e queste nuove generazioni ormai in cui siamo inseriti, in questi tempi sempre più frenetici. Abbiamo, con il nuovo punto vendita che siamo andati a costruire dopo purtroppo un incendio che ci ha distrutto il precedente nello scorso novembre, abbiamo creato una zona relax, una zona di consumazione proprio dei prodotti, e una zona di benessere, ecco, chiamiamola così, chiamata colazioni spuntini, dove le persone possono fermarsi e degustare e fare considerazioni assieme sui prodotti, ma soprattutto anche prendersi un attimo del loro tempo per rasserenarsi e tranquillizzare la loro giornata. La visione di Nonn'Andrea può avere tante diramazioni. Ovvio che, avendo costruito un punto vendita di questo tipo, c'è forte interesse per creare attrattiva non solo per i consumatori finali, non solo per coloro che devono acquistare i prodotti, ma anche proprio per un interesse turistico, un'esperienza in un'azienda agricola particolare del territorio, con prodotti caratteristici, e anche proprio per i nostri partner commerciali, come nel vostro caso Elisa, perché assaporando per bene quelle che sono le caratteristiche fondamentali dell'azienda, conoscendo bene i prodotti, conoscendo le persone e i metodi, si va poi a promuovere i prodotti che si va a trattare in maniera completamente diversa, con una consapevolezza completamente diversa e sicuramente con un entusiasmo completamente diverso. Infatti noi oggi abbiamo avuto la fortuna di assaggiare queste cose, di emozionarci davanti a dei piattini strepitosi, ancora al gusto, spero di farvi venire gola, e se volete assaggiarli li potete trovare nel nostro sito oppure venire direttamente a degustarli qua da Nonn'Andrea. Io vi saluto, alla prossima! Grazie Elisa.